Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Oca Colorata. Il video di oggi sarà il primo che voglio dedicare a una serie di cartoline di Natale a sfondo scientifico. Allora adesso sto preparando i colori nella palette di ceramica come vi ho già mostrato. Il tema della cartolina di Natale di oggi sono le provviste degli scoiattoli e degli altri animali come ghiandaie che nascondono sottoterra dei semi, che per loro sono una fonte di cibo indispensabile durante l'inverno, e ogni tanto dimenticano dove hanno nascosto queste provviste. Quindi cosa succede? Beh, succede che le ghiande, le castagne e gli altri semi che sono nascosti sottoterra daranno poi origine a una piantina. Quindi, senza volere, scoiattoli e ghiandaie, grazie alle loro dimenticanze, contribuiscono alla crescita del bosco. Allora, come vedete, qui procedo a un bagnato su bagnato, siccome la superficie che voglio dipingere è abbastanza grande, prima bagno il foglio per poi procedere alla pittura con l'acquerello. Allora con un grande pennello e il più rapidamente possibile dipingo il terreno. Vedete che passo intorno agli oggetti che voglio lasciare, che voglio lasciare bianchi perché poi li dipingerò di un altro colore. Passo tutti intorno, però questo pennello è troppo grosso, quindi adesso vi faccio vedere, vedete lì ho cambiato il pennello con una punta più fine per poter andare proprio vicino ai contorni delle ghiande e di altri disegni che saranno dipinti dopo quando il terreno sarà asciutto. Perché il terreno deve essere asciutto, vi ricordate? Perché l'acquarello va dove c'è l'acqua, quindi se il terreno è ancora umido mentre dipingo per esempio una ghianda, il colore della ghianda passerà là dove è ancora bagnato, cioè sul terreno, e quindi ci sarà una diffusione di colore che io non voglio. Oppure se il terreno stava per asciugarsi, allora avremo la formazione di un background, ricordate, di una fioritura. E quello potrebbe essere anche un effetto carino da aggiungere perché il terreno in effetti è disomogeneo, potrebbe essere carino, ma in questo caso non ho voluto creare questo effetto e come vedete qui termino di passare intorno alle cose che non voglio dipingere di marrone. Finché lo sfondo marrone del terreno è ancora umido, aggiungo dell'acquerello più concentrato per portare il meno possibile di acqua e quindi la formazione di background e quindi per creare questo colore diffuso tutto intorno alle ghiande per fare un'ombra. Mentre il terreno sta asciugando, posso dipingere tranquillamente la parte superiore del mio disegno perché le due parti non verranno a toccarsi. Quindi inumidisco bene la carta evitando il disegno dell'erba, non so se lo vedete, ma ho disegnato dell'erba che voglio in seguito dipingere in bagnato su asciutto. Quindi in bagnato su un bagnato creo lo sfondo con l'azzurro ceruleo e del verde per disegnare dei ciuffi d'erba sfocati e quindi per dare un'impressione di secondo piano. Con il pennello asciugo l'eccesso d'acqua con la tecnica del thirsty brush, quindi il pennello è giusto un pochino umido e riesce ad assorbire l'eccesso d'acqua. Aggiungo il verde facendo una specie di variegated wash
tra il verde e l'azzurro, vedete? E tutto intorno passo intorno al filo d'erba che voglio lasciare netto, per poi dipingerlo in bagnato su asciutto. Finché lo sfondo è umido posso aggiungere dettagli, quindi prendo un verde più scuro e faccio con il bagnato su umido, traccio dei ciuffi d'erba. Come vedete sono sfocati e non diffondono enormemente come se il foglio fosse ancora bagnato. Con della pittura più concentrata faccio la stessa cosa e come vedete i bordi sono ancora più netti, sebbene sfumati. Quindi una volta che tutto, ma proprio tutto è asciutto, passo al bagnato su asciutto per dipingere i fili d'erba precisamente con la punta del pennello. Per dipingere le ghiande eseguo un bagnato su bagnato. Qua mi accorgo che c'è del verde che è rimasto sul pennello, quindi lo elimino e quindi pongo dell'acqua pulita sul foglio e dipingo la ghianda. Accuratamente la riempio d'acqua. Non sarebbe necessario, ma in realtà volevo un pochino più di tempo per aggiungere le ombre in bagnato su bagnato. Siccome questa carta è una carta di cellulosa, asciuga molto più rapidamente di una di cotone e quindi mi sembrava più giudizioso procedere a un bagnato su bagnato. Per il sasso invece, che è proprio piccolo, ho dipinto direttamente con il grigio di Paint per poi aggiungere le ombre con un bagnato su bagnato aggiungendo del grigio di Paint più concentrato, prendendolo direttamente dal godè. Per dipingere il formicaio ho usato una tecnica di cui ancora non vi ho parlato, cioè quella della pittura negativa. Questo tipo di tecnica consiste nel dipingere intorno ad una forma per vederla in negativo. Vedete? Sto tracciando il perimetro dell'oggetto che mi interessa con del colore più scuro perché voglio lasciare l'interno del formicaio più chiaro. Quindi uso la proprietà che abbiamo già visto dell'acquerello, che è quella della trasparenza e del fatto che i colori in acquerello, se sovrapposti, si sommano. Quindi qua aggiungo un'ombra con del bagnato su bagnato e continuo a dipingere tutto intorno al formicaio e farò un glazing, cioè passerò sopra a tutto il terreno per scurire la parte del terreno. Quindi continuo così aggiungendo dettagli con bagnato su asciutto e del glazing per dare più profondità all'illustrazione. Ed ecco qua, non ho filmato l'ultima parte dove ho aggiunto i dettagli con le matite colorate. Come lo si potrebbe chiamare? Un dipingi con me mentre ti spiego cosa sto usando come tecnica e in più ti parlo anche di scienza, che non so come si possa chiamare. Dipingi con me e scienza, forse. Lo metterò in una playlist perché ce ne saranno altri, quindi vedrete poi come deciderò di chiamarlo. Io vi ringrazio tanto per aver seguito il video, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su. Se avete delle osservazioni, non esitate a scriverle nei commenti. Se questo video vi è sembrato utile o interessante, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!